Oggetto autorizzativo, transazione, campo, valore, ruolo, derivato, utente. Sono tutti termini molto tecnici che identificano, ti posso assicurare, qualcosa di ben preciso. Tuttavia, all'inizio non è così semplice destreggiarsi tra questi termini. Vediamo assieme oggi in cosa sono e come funzionano. Ciao, sono Marta ed oggi parliamo dei termini che devi conoscere quando inizi ad occuparti degli aspetti legati alle autorizzazioni nel mondo SAP. Ma prima di partire ti ricordo, se ancora non lo hai fatto, di registrarti al nostro canale. Ok, apriamo con una premessa. Non tutti i sistemi SAP hanno le medesime logiche. In questo contenuto vediamo le logiche che sono applicate al sistema ERP nella sua versione on-premise, quindi non nella versione cloud, chiamato S/4HANA. Lo stesso concetto autorizzativo si applica a molti altri sistemi, ma non a quelli nativi cloud, ad esempio come potrebbe essere S/4HANA Cloud oppure il C4C o come altri strumenti come SuccessFactors o Concur. Ok, ora possiamo partire. Iniziamo con l'aspetto più di dettaglio per poi risalire. Partiamo dal concetto di oggetto autorizzativo. Per poterlo raccontare utilizzo una metafora, ovvero immaginiamo di avere tanti rubinetti a disposizione e dover decidere quali di questi sia necessario aprire o chiudere per svolgere una determinata azione. Ecco, questo può essere un primo aspetto importante, ovvero gli oggetti autorizzativi possono essere visti come dei rubinetti da aprire o chiudere a seconda si voglia segregare qualcosa al sistema. Ad esempio, voglio poter fare una richiesta di acquisto solo per la divisione italiana e non quella tedesca? Ecco, esisterà un oggetto autorizzativo che SAP ha messo a disposizione che mi permetterà di effettuare questa segregazione tecnica dei dati al sistema. Ne consegue, poi lo vedremo meglio, a seguito, che alcuni utenti potranno vedere i dati solo dell'Italia, altri solo della Germania. Purtroppo, non esistono oggetti autorizzativi per segregare qualsiasi cosa, anche se ne esistono diversi migliaia, sono moltissimi. Questo dipende dal fatto che questo controllo avviene nel codice di programmazione del sistema. Se è stato inserito da SAP, allora avverrà questo controllo, altrimenti no. Questa nozione è fondamentale, in quanto ci fa capire che è obbligatorio avere nel codice questi controlli affinché sia possibile gestirli a livello applicativo. Questo è particolarmente importante per gli sviluppi custom, ovvero quelli svolti da ogni cliente in aggiunta allo standard, quanto messo a disposizione da SAP. Ma andiamo avanti, in quanto l'oggetto autorizzativo è formato da campi, fino a 10. Molti oggetti ne contengono almeno uno chiamato attività. Questo campo permette di dire cosa possono fare in termini di semplificando, creazione, modifica o visualizzazione. Altri campi sono ad esempio la società, la divisione, le organizzazioni commerciali e così via per i principali moduli del sistema SAP. In sostanza, attraverso un oggetto autorizzativo posso gestire il cosa è possibile fare e il dove è possibile farlo. Visto il concetto di oggetto autorizzativo, ora dobbiamo capire come possiamo assegnarlo. Infatti non è possibile assegnare direttamente gli oggetti autorizzativi alle utenze, bisogna utilizzare dei contenitori. Il primo di questi è chiamato profilo, anche se di fatto è un retaggio del passato. Infatti una volta esisteva solo questo concetto. Il profilo è un contenitore di autorizzazioni. Le autorizzazioni sono sostanzialmente la valorizzazione dei campi degli oggetti autorizzativi. Sì, è un po' una matriosca e non abbiamo ancora finito. Se non è chiaro, torna indietro e riascolta. Quando valorizzo un oggetto autorizzativo, come abbiamo visto in precedenza, di fatto sto creando un'autorizzazione. L'insieme di tutte le autorizzazioni viene inserito in un profilo di autorizzazione. In passato dovevo conoscere a priori quali oggetti autorizzativi erano necessari per poter svolgere qualche azione, ovvero transazione. In altre parole, un'attività di business, ad esempio creare una richiesta di acquisto, un ordine, un'entrata merci e così via. Oggi la SAP ha messo a disposizione un facilitatore, ovvero uno strumento chiamato Profile Generator. La transazione per poterla usare si chiama PFCG. Questo strumento permette di inserire le transazioni che devono essere usate all'interno di un ruolo, ulteriore contenitore e automaticamente, da cui generator, recuperare quali siano gli oggetti autorizzativi ed i relativi valori necessari a far funzionare le transazioni inserite nel ruolo, attraverso il menu.
È un passaggio importante e di semplificazione, infatti oggi vengono solitamente usati i ruoli autorizzativi, quindi parlare di profili, pur essendo ancora presenti tecnicamente a sistema, è obsoleto. Il ruolo sarà poi assegnato all'utenza o alle utenze. Di conseguenza il profilo con tutte le autorizzazioni e gli oggetti autorizzativi con i relativi valori. Vuoi ascoltare altri contributi? Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Seguici anche su LinkedIn. Visita e iscriviti al nostro blog www.aglea.com/blog se vuoi ricevere aggiornamenti periodici. Contattaci se vuoi scoprire come migliorare la sicurezza dei tuoi sistemi SAP. A presto, ciao!